Come funziona esattamente una gara Aerox? Siccome ne sto preparando una, ho studiato il regolamento e in questo video voglio condividere con voi tutto quello che serve sapere prima di arrivare a gareggiare la vostra prima Aerox. Nello specifico vedremo il format, i pesi e le categorie relative e tutte le stazioni una per una, come funzionano e come vanno affrontate. Aerox è un format di gara ibrido composto da 8 km di corsa e 8 esercizi di tipo funzionale, tutti diversi tra di loro, e il format prevede di alternare un chilometro di corsa ad un esercizio funzionale. Tutto questo dovresti riuscirlo a completare nel minor tempo possibile, ovviamente. Possono gareggiare tutte le persone dai 16 ai 90 anni e anche le persone con disabilità in una categoria a loro dedicata chiamata Adaptive. Le categorie di Aerox sono le single, le double, le mixed e le relay. Nelle single si gareggia in singolo, uomo o donna. Nelle double si gareggia in coppia, però persone dello stesso sesso, 2 uomini o 2 donne. Le mixed invece sono appositamente per una coppia di un uomo ed una donna. Le relay infine sono quella versione di gara un po' più light perché si compone di una staffetta di 4 persone, ognuna delle quali si occuperà di completare 2 km di corsa e 2 stazioni. Per tutte queste categorie esiste la divisione Open, che è quella entry level a cui si iscrivono tutti, e la divisione Pro, quella dove gareggiano invece atleti e persone già più avanzate, anche perché qui i carichi sono decisamente più pesanti rispetto alla Open. Ma cosa cambia tra uomini, donne e le coppie? Allora, il format è lo stesso per tutti, quindi in realtà cambiano soltanto i pesi, un po' più alti per gli uomini, un po' più bassi per le donne, ma se si tratta ad esempio di una mixed, quindi una coppia di uomo e donna, i pesi da utilizzare saranno quelli dell'uomo, anche per la donna. Poi sui pesi ci torniamo perché ve li racconto uno per ogni singola stazione. Le coppie, quindi le double e le mixed, però hanno un vantaggio, ovvero quello di potersi dividere i carichi delle 8 stazioni funzionali come meglio credono. Hanno cioè soltanto l'obbligo di fare tutta la corsa insieme e di farla appaiati, ma per il resto, durante le stazioni degli 8 esercizi funzionali, possono decidere se sarà soltanto uno a farle, soltanto l'altro, o a dividersele a metà, o magari dividerle a 4, 5, 6 volte, come preferiscono. Quando si fa il check-in viene assegnata una cavigliera ad ogni atleta e quella cavigliera sarà il time tracker di tutta la gara, che vi darà la possibilità alla fine di vedere anche i vostri tempi per ogni singola stazione e per ogni singolo round di corsa, e lo potrete fare direttamente dal sito Aerox già pochi minuti dopo la fine della gara. Ma la cavigliera è anche quella che utilizzeranno i giudici per assegnarvi delle penalità nel momento in cui non rispettate le regole. Abbiamo visto come funziona il format, adesso però guardiamo le stazioni una per una nel dettaglio su come si affrontano, quali sono le regole, e ringraziamo fin da adesso Chiara che mi ha prestato i video della sua Aerox in modo che io possa mostrarvi qualcosa mentre ve li racconto. La partenza inizia sotto il tunnel di Red Bull, da lì si parte per 1 chilometro di corsa, che sono circa 2 giri e mezzo di circuito. Uno schermo vi aiuterà a capire se siete al primo o al secondo giro, magari per le run successive in cui avrete magari meno lucidità, e vi dirà se dovete fare un altro giro o se è il momento di finire e di entrare al in, ovvero quel gonfiabile con la scritta in appunto che vi porta alle stazioni. Occhio quindi a sbagliarvi, perché sia che facciate un giro in meno sia che facciate un giro in più, qualora non rispettiate il corretto numero di giri vi verrà assegnata una penalità di tempo. Dopo il primo chilometro di corsa la prima stazione è lo ski erg, 1000 metri in un attrezzo che simula il movimento dello sci di fondo. Avrete uno schermo che vi conterà i metri, pertanto quando arriva ai 1000 potete andare via, e sempre un giudice lì a controllare. Se siete in coppia, la persona che non sta lavorando sarà in piedi su un tappetino posto esattamente dietro l'atleta che sta lavorando, e nel momento in cui volete darvi il cambio semplicemente basterà lasciare le maniglie e dare lo spazio all'altra persona. Una volta finiti 1000 metri, sia che li abbiate fatti tutti voi o divisi a metà con il vostro compagno, potete partire per il secondo chilometro. Seconda stazione, sled push. Qui si spinge una slitta con pesi differenziati per ogni tipo di categoria. Quando arriverete alla stazione vi verrà assegnata una corsia. Quella corsia è lunga 12,5 metri, quindi dovrete percorrerla per 4 volte per un totale di 50 metri. Assicuratevi di spingere la slitta completamente oltre la linea bianca di fine corsia prima di iniziare a spingerla nel verso opposto, altrimenti rischiate una penalità. Anche qui, quando uno non lavora, segue il proprio compagno semplicemente da dietro, pronto per dargli il cambio. Quanto pesano le slitte? Se siete in donna open pesano 102 kg complessivi, se siete in donna pro o uomo open che condividono gli stessi pesi 152 kg.
Se siete uomini pro, invece 202 kg di slitta. Una volta che avrete completato 4 volte andata e ritorno, potete andare per il terzo chilometro di corsa. La terza stazione è la sled pull, ovvero la tirata della slitta. Anche qui 12,5 metri per 4 volte, per un complessivo di 50 metri. Dovrete portarla completamente all'interno del vostro box da cui state tirando la corda. Occhio alle penalità, perché se arretrando uscite dal box dell'atleta, penalità. Potrebbero magari darvi un warning alla prima, ma alla seconda volta sicuramente vi daranno una penalità. Una volta che avrete completato la tirata da un lato, andrete al lato opposto e inizierete a tirare da là. Se siete in coppia, lavora sempre un solo atleta e l'altro resta dietro di voi, sempre fuori dal box dell'atleta, pronto a darvi il cambio. In quel caso basta lasciare a terra la corda e uscire dal box per far entrare l'altro atleta. Qui le slitte hanno dei pesi un po' diversi: 78 kg per la donna open, 103 kg per la donna pro e l'uomo open e 153 kg per l'uomo pro. Dopo il quarto chilometro di corsa arrivate quasi a metà gara e siete alla stazione dei burpees, 80 metri di burpees broad jump, un burpees sul posto seguito da un salto in avanti. Anche qui occhio a non fare passettini, perché sicuramente vi verrebbe data una penalità, e occhio quando scendete a fare il burpees, poiché le mani non devono essere troppo distanti nel momento in cui appoggiano a pavimento dai piedi, perché altrimenti state rubando dei metri. Di solito danno buona una ripetizione sui 30 cm di distanza tra le mani e i piedi. Il burpees poi potete farlo come meglio credete, magari dinamico o magari un po' più statico e lento, dipende dalle energie che avete o quanto volete gestirvi. Il primo burpees va sempre fatto da dietro la riga bianca, con il primo salto che vi fa entrare all'interno della zona degli effettivi 80 metri. Nei burpees le coppie lavorano esattamente alla stessa maniera: una persona fa i burpees e salta, l'altra la segue dietro, pronta a prendere esattamente il suo posto nel momento in cui volesse il cambio. La quinta stazione è il rowing, 1000 metri di rematore, che spesso fungono anche un po' da riposo. Molti lo utilizzano come tale proprio perché siete dopo metà gara e vi aspettano le ultime stazioni, che sono piuttosto faticose. Per le coppie esiste un tappetino che viene messo esattamente dietro al row dove è l'atleta e la persona aspetta lì il proprio turno. Una volta che avete finito il vostro chilometro di row, potete andare a correre per il vostro sesto chilometro prima di approdare alla sesta stazione, quella dei farmers carry. Nei farmers carry dovrete trasportare 2 kettlebell di pesi differenti per 200 metri, ovvero 2 giri completi di circuito farmer carry. Quando arriverete alla stazione troverete 3 tipi di kettlebell. Quelle per la donna open sono da 16 kg l'una, per la donna pro e l'uomo open sono da 24 kg l'una e per l'uomo pro sono da 32 kg l'una. Prese le kettlebell che vi competono, andrete in camminata o in corsa in base a quello che riuscite a fare, e se siete stanchi e le mani non tengono più le kettlebell in mano, potrete appoggiarle a terra, recuperare le energie e poi ripartire, oppure passare l'esecuzione al compagno. Le kettlebell non si possono passare a mano, ma devono essere appoggiate e da lì le prenderà il vostro compagno per continuare la gara. Occhio a quando uscite dai 200 metri, dovrete rimettere le kettlebell esattamente dove le avete trovate, anche perché qui i giudici sono molto attenti e verificano che non le lanciate da qualche parte, altrimenti vi danno penalità. Avete ora finito il vostro settimo chilometro di corsa e state per entrare nella penultima stazione, i sandbag lunges, ovvero gli affondi con una sacca di sabbia sulle spalle. Quando arriverete troverete 3 box, il primo con le sacche della donna open da 10 kg, il secondo con le sacche della donna pro o uomo open da 20 kg, il terzo con le sacche della uomo pro con 30 kg a sacca. Presa la sandbag che vi compete, andrete davanti alla prima riga bianca che trovate e da lì farete un affondo per entrare nella zona. Questi sono 100 metri di affondi che dovrete fare tutti appoggiando ogni ginocchio sul pavimento ed estendendo completamente l'anca quando risalite dall'affondo, altrimenti i giudici vi daranno prima un warning e poi una penalità. Attenzione anche qui, perché sebbene sia una stazione molto faticosa e che potrebbe portarvi anche a dei crampi, non potete per nessun motivo far cadere la sandbag a terra. O meglio, se lo fate una prima volta vi viene assegnata una penalità. Se lo fate una seconda volta verrete squalificati dalla gara. Una volta completati i 4 blocchi da 25 metri l'uno per un totale di 100 metri di affondi,
Potete riposare la sacca dove l'avete trovata e partire per l'8º e ultimo chilometro di corsa. 8ª e ultima stazione. 100 wall ball vi separano dal finish. Si tratta di 100 squat con lancio della palla medica ad un bersaglio che per gli uomini è 3 metri e per le donne è 2,75 m. Mi raccomando, attenti sullo squat perché il regolamento specifica che occorre andare oltre il parallelo dei 90 gradi affinché lo squat sia considerato valido. Avrete sempre un giudice che vi controlla e se farete uno squat non abbastanza profondo vi chiamerà una no rep, quindi vi toglierà una ripetizione perché quello squat di fatto non è valido. I pesi delle palle mediche sono 4 kg per la donna open, 6 kg per l'uomo open e la donna pro e 9 kg per l'uomo pro. Una volta che siete riusciti a fare 100 di questi wall ball potete mollare tutto e correre al finish. Complimenti, avete completato la vostra prima Hyrox.